Mie impressioni sulla nuova Head Radical Motion, nuova versione del 2026. Il mio esemplare, come di fabbrica, senza overgrip e protettore, pesa 354 grammi e ha un bilanciamento a 26,1 cm. Ho giocato estesamente con la versione precedente del 2024, quindi durante la recensione farò dei continui paragoni con il vecchio modello, in modo da aiutare chi stesse considerando l'upgrade alla nuova versione. La forma rimane la classica a goccia, tipica della serie Radical, anche il ponte è identico. La foratura è leggermente diversa ma nulla di rivoluzionario. Il vero cambiamento è nel piatto, per prima cosa con l'introduzione del doppio piano di carbonio. Questa nuova composizione col doppio strato di carbonio aumenta notevolmente la rigidità strutturale e la stabilità rispetto alla versione 2024. Anche sulla gomma ci sono novità, monta infatti un'evoluzione della gomma Control Foam, che in questa versione 2026 risulta più reattiva, e risolve qualcosa della pigrizia riscontrata nel modello precedente. Il tatto è secco e comunicativo, di durezza un paio di punti sopra il medio, con una uscita di palla molto controllata specie ai bassi regimi, e con un tocco in generale preciso, e una connessione con la palla di buon livello, quando invece si accelera il braccio. La racchetta si attiva facilmente con una buona uscita di palla. Rispetto alla serie precedente ha un pochino più di cosiddetto effetto on e off. Ai bassi regimi è un pochino più spenta, ma superata una certa soglia di attivazione, non bassa ma neanche altissima, poi spara via la palla con fluidità. Questo permette e incentiva l'adottare preparazioni composte e compatte. La maneggevolezza è eccellente, rispetto alla serie 2024 il bilanciamento più basso, compensato da un peso nuda di fabbrica mediamente superiore, non fanno cambiare il giudizio positivo su uno dei punti di forza della serie. Il punto dolce è invece leggermente migliorato dal modello precedente, non c'è più il leggero effetto palo, specie nei colpi a rete, e offre un'uniformità di risposta superiore su tutta la superficie, merito probabilmente della maggiore massa strutturale. Il comfort è molto buono, le numerose tecnologie di casa la rendono gentilissima sulle articolazioni, non si accusano fastidi anche giocandoci per molte ore. Da segnalare il nuovo SoftPad Cap Plus già visto sulla serie Extreme, che oltre alla novità del comodo cordino intercambiabile è stato rivisto sia nella forma, con un bordino inferiore leggermente più ampio, che nei materiali con una mescola di composizione migliorata. In generale un leggero miglioramento rispetto alla serie precedente. Per quanto riguarda lo spin, non ci sono stati passi avanti rispetto al modello 2024. La superficie rimane liscia, anche se fortunatamente non lucida come per esempio nella serie Speed, però si avverte rispetto ad altri modelli la mancanza di un grip superiore. Ci si poteva aspettare qualcosa di migliorativo sotto questo aspetto. Nel gioco dal fondo, a ritmi bassi, a causa della non eccessiva uscita di palla, la racchetta va incentivata, e bisogna metterci un pochino più di braccio del necessario per rimandare la palla agli avversari con qualità. Questo si sente specie nelle cichite. A ritmi più elevati invece, se con la versione 2024 la gestione di palle basse e veloci risultava più complessa, con la nuova Radical non è più necessario caricare troppo il colpo per generare spinta o stabilità. Accorciando il movimento e lavorando d'incontro, la palla esce profonda e precisa, con la racchetta che reagisce in modo fulmineo. Basta posizionare il piatto e spingere di spalla per ottenere un'uscita di palla pulita, ideale per chi gioca d'anticipo. I pallonetti sono, come da tradizione Radical, millimetrici e profondi. Nei recuperi estremi, il bilanciamento più basso aiuta quando si è al limite. In difesa, la resa generale è quindi per me superiore alla versione 2024. In volea ha una buona efficacia, risultando abbastanza solida e aggressiva. Con la giusta dose di braccio si possono generare palle profonde e veloci, anche se si può soffrire la non eccessiva capacità di dare spin e la testa poco carica. Meglio quindi il colpo piazzato e piatto che quello tagliato. Il compromesso tra precisione e velocità di palla è comunque notevole. Il controllo è eccellente e si riesce sempre a giocare la palla dove si vuole. Nel blocco la solidità è più che buona, e questo è il miglioramento maggiore rispetto alla serie 2024, che risultava più instabile e soggetta all'effetto palo sui colpi un po' decentrati in opposizione. Un minimo di attenzione è richiesta per non eccedere nella spinta e quindi non generare rimbalzi eccessivi a vetro.
Sui colpi più di fino come le palle corte, visto il poco grip, va dosato il braccio per non eccedere nell'attivazione sulla palla. Dall'alto. La spinta e facilità di uscita di palla in generale è migliorata rispetto alla serie 2024, grazie alle facce molto più reattive. Ottimi i colpi piatti e le bandeche piazzate e in generale gli schiaffi piatti al volo. Una buona stabilità permette di accelerare il braccio senza perdere il controllo della traiettoria. Rispetto alla versione del 2024, però si soffre di più sui colpi tagliati da far uscire bassi e veloci, che sono il maggior punto debole della nuova versione 2026, essendosi alzata la massa e abbassato il bilanciamento. La testa meno carica rende meno cattive le vibore e in generale meno efficaci i colpi tagliati rapidi. La mancanza di inerzia in punta si sente anche sulla potenza pura e nella pesantezza di palla. Gli smash piatti di potenza e di prepotenza rischiano di finire corti se non eseguiti in prossimità della rete, nonostante le facce più reattive ed energiche. Sotto questo aspetto la 2026 non mostra grossi miglioramenti nella potenza massima rispetto al passato, dove già comunque non brillava. È giusto un pochino più efficace con gli smash paralleli e rapidi, magari da far tornare bassi e veloci. Veniamo alle conclusioni. Come profilo di giocatore, la consiglio sicuramente per un livello intermedio pieno a salire, con tecnica e sensibilità per poter dargli qualcosa di braccio ai bassi regimi, e non eccedere con le preparazioni e la spinta ai ritmi più elevati. Risulta perfetta per un giocatore di destra aggressivo, veloce e rapido, che dal fondo ama difendere e contrattaccare rapidamente, a cui piaccia poi salire con frequenza a rete per mettere pressione, e infine sfoderare l'occasionale chiusura con un colpo piatto e rapido. A sinistra sicuramente rende molto meno. La non eccessiva inerzia non la rende adatta al classico bombardiere che cerca la costante aggressione e spinta dall'alto, meglio per un profilo più manovratore. Per quanto riguarda il confronto con la vecchia versione del 2024, la trovo sicuramente migliorata, avvicinandosi più all'identità di una Radical Pro alleggerita, che avevo preferito rispetto alla Motion nella serie passata. L'upgrade quindi è consigliato. Sarebbe molto interessante provarla in una versione più custom, utilizzando magari le spin strips di Ed per migliorare il fattore grippante delle facce, ed eventualmente aggiungendo un protettore in testa, per vedere se nella fase di spin aggressivo si può migliorarne la resa, anche se temo si possa andare a peggiorare troppo la maneggevolezza. Così come si presenta di fabbrica, Ed le ha dato una collocazione di mercato piuttosto precisa, con un DNA più definito rispetto al passato, un tatto e un feeling unico in tutta la gamma, molto orientata verso il lato controllo, con una buona tecnica di base richiesta per spremerla al meglio, ma comunque non troppo esigente fisicamente. Le sue caratteristiche me la fanno sicuramente preferire alle racchette di serie Speed e Gravity, ma per me risulta inferiore come resa complessiva rispetto alle Motion e alle One delle serie Extreme e Coelho. Grazie per l'attenzione. Se la recensione ti è piaciuta, lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti video. Buon padel a tutti!